Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei. Eccoci qua. Eccoci qua. Mi sono appena finita di mangiare una fetta di pane integrale con un pezzo di formaggio di capra perché mi ero messa già a registrare il video. Ho fatto play e a un certo punto mi girava la testa, mi sono sentita quasi morire. Ho detto, ma che cazzo? Niente, mi sono ricordata che non mangiavo da 14 ore, passata la notte, dico, ma che caspita? Poi ho fatto un'ora e mezzo yoga sciamanico e mi ero dimenticata. E vabbè, succede, mi dimentico, mi nutre l'amore che ci nutre. Ok, poi con questo caldo non ti dico, voglia di mangiare, saltami addosso con questo caldo. Meno male che c'è la frutta. Allora, ragazzi miei ragazzi, allora, siamo pronti a fare queste previsioni energetiche. Do il benvenuto a tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi. Queste sono energie che coesistono all'interno di noi. Ti puoi ritrovare tanto l'energia maschile quanto l'energia femminile, al di là che tu sia uomo o donna. Però entrambe le energie coesistono all'interno di noi. Cosa significa questo? Che se ti ritrovi da un lato, ti ritrovi dall'altro, durante la settimana avrai a che fare con l'energia contrapposta, no? L'altra, l'ombra di te, che è la parte più oscura di te. Oscura non si intende cattiva, male, oscura si intende la parte non visibile, cioè l'invisibile. E siccome stiamo qui per allacciare rapporti di confidenza con l'invisibile, l'altro, no? Nella dualità per farci uno, allora anche questo spazio di consapevolezza del nostro lui-lei ci serve proprio a indirizzare il sentiero in questo punto, appunto. Allora, ragazzi miei e ragazzi, andiamo a fare l'energia maschile e l'energia femminile e poi faremo il corpo principale, come si incontrano le due energie. E alla fine del nostro viaggio insieme metterò una carta per ogni segno zodiacale per vedere come ogni segno si compenetra con quello che stiamo andando a leggere. Allora, partiamo con l'energia maschile. Vediamo. Vediamo il nostro viandante che cerca la bellezza, come l'abbiamo chiamato anche le altre volte. Vediamo qual è l'energia attuale del maschile, contraddistinta come il desiderio del maschile, verso una lei o verso l'energia fuori di sé o l'energia attuale. Vediamo qual è l'energia attuale del maschile. La mettiamo qua. Che cos'ha nella sua mente, i suoi pensieri, il labirinto della sua mente? Che cos'ha nel suo cuore, la fiamma segreta? Poi andiamo a mettere il blocco o la sfida karmica in questa settimana, l'iniziazione del fuoco. Poi, quali sono le intenzioni del maschile, cioè l'offerta, no? Poi, quali sono le sue azioni, il passo nel mondo? Poi l'energia finale, il destino in movimento. Poi andiamo da quest'altra parte, vediamo l'energia femminile, la nostra custode del mistero. Qual è l'energia attuale di lei o del femminile? Ossia il richiamo dell'anima. Poi, cosa ha nella sua mente? Il vento dei pensieri. Poi, cosa ha nel suo cuore? Le emozioni, il mare interiore. Poi, qual è
la sfida karmica, la ferita e la guarigione. Poi mettiamo la direzione del cuore, cioè le sue intenzioni in questa settimana. Poi mettiamo le azioni, cioè il gesto sacro. Poi mettiamo l'energia finale, cioè l'alchimia finale. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo prima di partire il tutto, di iniziare. E partiamo. Cosa accadrà alle nostre due energie in questa settimana? Allora, vediamo. Partiamo dall'energia attuale, il desiderio del maschile. Qua abbiamo un 10 di coppe. Allora, il maschile qua è mosso da un forte desiderio di amore completo, no? Armonia affettiva, casa del cuore, è come se il maschile sta cercando un senso di pienezza, sogna il ricongiungimento con qualcosa o qualcuno che rappresenta la bellezza dell'anima e quindi lo vedo in questa posizione di questa pienezza qui. Vediamo cosa ha nella sua mente. Vediamo cosa ha nella sua mente. E c'è il 5 di coppe, sì. Allora, è come se nella sua mente risuonasse ancora la perdita, no? Forse può essere che sta pensando a una storia passata, a un'occasione sfumata, a qualcosa che non è andato come sperava. Quindi i pensieri del maschile sono voltati all'indietro e sono fissati, no? Sulle coppe rovesciate, sul passato. Sta vivendo questo momento octonio, sotterraneo, e sta pensando a questo. Sì. Pentimento probabilmente, rimorsi. Ok, quindi è molto emotivo qua il maschile, già si prefigura. Andiamo a vedere adesso cosa ha nel cuore. Vediamo, la sua fiamma segreta, quali sono? Bellissimo, qua abbiamo il sole. Guarda, nel cuore brilla una luce bellissima nel maschile, l'amore, la gioia, la voglia di autenticità. C'è una verità che vuole emergere nel suo cuore. Qua il maschile ha dentro di sé una fiamma viva che lo chiama alla rinascita. È come se questi pensieri lo stanno portando a emergere, no? Sono tutte carte molto potenti e molto emotive con questa gioia nel cuore del bambino. Questa luce del bambino interiore che vuole brillare, che lo sta conducendo a sentire questa pienezza, la necessità di questa pienezza, mi spiego? Ok, andiamo a vedere qual è la sfida karmica, l'iniziazione del fuoco per lui in questa settimana, il blocco rispetto all'energia femminile, rispetto a una donna, a un uomo che incarna l'energia femminile, all'altro fuori da sé. Vediamo un po'. La giustizia, riconoscere le proprie responsabilità. Allora, la sua prova, la parola d'ordine è l'equilibrio, riconoscere le sue responsabilità, scegliere con chiarezza, cioè distinguere ciò che è giusto da ciò che è comodo, va bene? Distinguere ciò che è giusto da ciò che è comodo. È un richiamo a essere integro, onesto, autentico, perché manca di equilibrio, quindi anche a fare le scelte giuste, a prendere delle decisioni radicali e giuste che lo portino ad essere giusto e non comodo, perché per far venire fuori questa luce del sole è necessario essere giusti, non comodi, perché qua sta pensando anche di rimettere ordine in delle questioni con la giustizia al blocco. Sì. Ok, vediamo quali sono le intenzioni verso il femminile o le intenzioni del maschile, no? Ok, vediamo. Qua abbiamo il 9 di coppe. Guarda, allora il maschile desidera offrire la sua presenza piena, emotivamente matura. Desidera condividere qualcosa di vero. Il maschile in questa posizione si trova in questi giorni nel dire io sono qui.
però potrebbe anche esserlo in modo un po' più chiuso, cioè soddisfatto di sé. Il 9 di coppia è un'energia autonoma, di riconoscimento di sé, di pienezza di sé, no? Prima di raggiungere il 10 di coppe, nelle intenzioni c'è un devo prendere decisioni prima per me stesso e quindi poi posso concedermi, come se si responsabilizzasse a livello emozionale, prima verso di sé e poi nella condivisione. Sì. Vediamo cosa farà nelle azioni. Ah, qua centro di spade. Sì, sì. Allora, alcuni maschili possono tagliare delle relazioni o delle situazioni perché vogliono pienezza. Allora, ti dico, qua c'è una ferita attiva, quindi potrebbero tagliare alcuni maschili, ritirarsi oppure finalmente affrontare un certo dolore. Quindi l'azione per i maschili è segnata dal cuore spezzato, dalla delusione, forse teme di ferire o di essere ferito. Quindi nelle azioni qua il maschile è riconsiderare delle questioni per mettere giustizia, equilibrio, per avere nelle intenzioni una maturità emozionale da tagliare oppure affrontare un certo dolore, sia dentro di sé che con qualcuno. Questo fanno. Vediamo qual è l'energia finale, il destino in movimento, no? Bellissimo. 2 di coppe. Sta uscendo diverse volte 2 di coppe sul maschile comunque, anche negli altri lui lei, Quindi l'energia si muove verso l'unione. Io qua vedo che i maschili propongono incontri, riappacificazione. Quindi il destino qua lo conduce verso uno specchio sacro, un incontro autentico con il femminile, sia interno che esterno con un'altra persona. Perché è chiaro che la riconciliazione qua con i suoi aspetti interni porta anche la riconciliazione esterna, vuole essere maturo emotivamente per sistemare delle questioni che erano in sospeso, un dolore antico, e tagliare con una relazione e quindi aprirsi alla relazione autentica col suo femminile per poi incontrare una persona degna della sua altezza, oppure è anche risolvere un dolore antico all'interno di un contesto relazionale, avere l'unione vera, perché il suo cuore glielo sta dicendo, sia autentico, sì, vero, non comodo. Vero significa giusto, non significa comodo, non sempre, ok? Sì. Ok, vediamo adesso l'energia femminile, vediamo qual è l'energia attuale, il richiamo dell'anima, no? Vediamo un po'. Anche lei col 5 di coppe. Allora, anche lei è in un momento di malinconia, momento attuale, mi dicono. È come se sta sentendo la mancanza di qualcosa che le apparteneva nel cuore. Forse dei femminili hanno chiuso oppure perso qualcosa di prezioso, si stanno concentrando magari su ciò che è perduto, non su ciò che è pieno. Quindi partiamo l'energia attuale è in questo modo, no? Un momento di tristezza, magari di malinconia. Partiamo in questo modo, vediamo come evolviamo, vediamo cosa nella mente il femminile. Il 4 di bastoni c'ha nella mente, qua ci sono due persone che si baciano in mezzo al traffico, no? Due sposi qua. Guarda, nella mente c'è un sogno di stabilità, di unione celebrata, di ritorno a casa. Il femminile qua pensa ad un'unione sacra, a un progetto a due, a una base su cui costruire. Questo sta pensando il femminile. E vediamo cosa si muove nel cuore, il mare interiore, le sue emozioni. E si muovono, cavaliere di coppe c'è qua. Allora, il cuore del femminile si muove, sogna, ha fede, no? Desidera esprimere i propri sentimenti, magari scrivere, parlare, aprirsi. È un'emozione romantica qua, delicata, ispirata. Il femminile vuole aprirsi qua, vuole aprirsi. Il cuore proprio vuole aprirsi, condividere, c'è un po' di malinconia, vuole una stabilità, un incontro a due, ok. Vediamo qual è adesso la ferita dove c'è anche la guarigione, no? È stanca. 9 di bastoni.
è stanca, ha combattuto molte battaglie e ora magari può essere un po' sulla difensiva, no? Quindi la sua ferita karmica è legata al dover resistere, al timore di cadere di nuovo. Qua mi dicono che il femminile è una guerriera che ha bisogno di riposo e fiducia, questo mi dicono. Vediamo quali sono le intenzioni del femminile. Infatti, gli amanti, è chiaro. Guarda, allora, il femminile vuole scegliere con il cuore. Cioè c'è una chiamata profonda a un amore sacro, a una connessione autentica, a una connessione spirituale. Non vuole mezze misure qua il femminile. Le intenzioni sono quelle proprio di questa chiamata, non voglio mezze misure, amore autentico, amore reale. Sono stanca, lo so che sei stanca. E... Però questo sta accendendo in te il motore della creazione con il cavaliere di coppe qua. Sì, vuole proprio una connessione autentica, vera, vera, pulita, la luce del sole, comunque pulita. Vediamo quali sono le azioni, il gesto sacro, no? È disposta a costruire, 3 denari. Allora, il femminile qua lo vedo che è disposta a costruire, a collaborare, a co-creare. Cioè vuole un progetto vero qua, una danza armonica tra le anime, è disposta proprio a darsi, offrirsi, a cooperare, collaborare, venirsi incontro. Assolutamente sì, una stesa improntata proprio sull'amore questa, sull'amore condiviso, sull'amore autentico, sì, anche se stanca. Vediamo l'alchimia finale. Eh sì, però resta bloccata un po' nei pensieri, 8 di spade. Qua si sente bloccata, non si sente libera di agire come vorrebbe, quindi potrebbero esserci delle paure, degli autosabotaggi, delle credenze limitanti che la frenano. Diciamo che i femminili si trovano in questo, come dire, come se il femminile sente profondamente tutto quello che ti ho detto, no? Ma ha paura di scegliere, cioè teme di lasciarsi andare, vuole l'amore ma è anche si sente in gabbia tra la mente e il passato. E anche il maschile, cioè il maschile nel profondo sente amore, cioè è pronto a specchiarsi a riconoscere l'unione, anche se ferito, insicuro, cioè il suo cuore è orientato verso la fusione, anche il femminile, però il femminile può sentirsi un po' bloccata per quanto riguarda la gabbia dei pensieri, no? Quindi se dovessi fare, anzi prima di fare il racconto, voglio fare 2 specifiche. Vediamo. Allora, andiamo a vedere quel 5 di coppe sul maschile. I pensieri del maschile. Il 10 di denari. C'è una ferita per quanto riguarda, sta pensando a ciò che è andato perduto rispetto a una certa stabilità, a una certa familiarità, sta pensando al passato rispetto a delle questioni che erano stabili con una persona o alla stabilità che aveva con qualcuno, al senso di pienezza che aveva con qualcuno, sì, o a delle promesse su questa pienezza. Vediamo cosa ha nel cuore però con il sole. Il 2 di denari, vedi qua c'è un po' in cuore incerto, nonostante, cioè vuole portare gioia nella quotidianità a poco, sai che gli aggiustamenti vanno fatti a poco con la gioia nel cuore, nonostante possa avere delle incertezze, questo è il senso, ok? Vuole radicare a poco questa gioia nelle cose quotidiane. Vediamo questa giustizia al blocco. Il cavaliere di denari mi può parlare anche di questioni relative alla vita pratica, alla materia, al lavoro, situazioni legate al lavoro, alla vita pratica, alla materia che non sono bilanciate.
questioni che non si sono risolte riguardo alla concretezza, va bene? Può riguardare diversi ambiti, non solo a livello amoroso. Vediamo le intenzioni col 9 di coppe. Vedi il 3 di spade e il 3 di spade. Ha intenzione prima di tutto di rendersi responsabile a livello emozionale perché c'è una forte ferita nel cuore qua. Una forte ferita nel cuore, quindi prima di arrivare al 10 di coppe mi rendo autonomo col 9 di coppe e poi mi dirigo verso l'unione. C'è molto dolore in questa settimana che però verrà afferrato bene, cioè elaborato bene. Vediamo le azioni col 3 di spade. E infatti che ti ho detto, verrà elaborato bene e c'è la forza, qua si ha il coraggio di allearsi al proprio dolore, il coraggio di fare azioni per sistemare le cose, il coraggio di fare azioni, soprattutto sistemare le cose dentro di sé e poi specchiarle fuori, no? La forza è proprio il coraggio, la determinazione al recupero di una connessione, il coraggio a evidenziare una certa ferita e elaborarla finalmente. Vediamo su questo 2 di coppe. Il 4 di coppe non è più disposto ad accettare ciò che non gli va. Va verso l'unione, col 4 di coppe non è più disposto ad accettare ciò che non gli va, forse anche terze persone comunque. È molto stanco, annoiato da tutto questo tormento, però non è più disposto ad accettare ciò che non gli va. Vuole lui anche, come ti ho detto prima, l'unione autentica. Non mezze misure, non essere messo da parte, non sentirsi emotivamente inappetente, perché qua il maschile ha avuto una certa inappetenza a livello emozionale che era dovuta al non prendersi ancora del tutto in carico certe responsabilità emotive. Allora lo fa in questa settimana, ok? Vediamo da questa parte. Allora sul 5 di coppe, il femminile energia attuale, 8 di coppe, c'è un cambio energetico qua per il femminile. Alcuni femminili si allontanano, stanno pensando di allontanarsi da una connessione, al di là se ci stanno insieme o meno, nonostante quella connessione gli abbia dato tanto, ma adesso questa una certa connessione non gli può dare più. Anche se gli ha dato non gli può dare più, quindi si approcciano ad avere un cambio emozionale in questa settimana verso l'unione autentica, anche se il cuore le mette un po', scusami, anche se la mente gli fa un po' di paura. Vediamo nella mente 4 di bastoni, 8 di bastoni, hanno voglia, c'è un'energia di movimento molto forte nei suoi pensieri, hanno voglia di stabilità, di relazioni autentiche e vere. Cavaliere di coppe nel loro cuore, 7 di coppe, possono avere delle opzioni femminili, avere un po' di confusione su cosa scegliere, però hanno proprio voglia di darsi i femminili, nonostante la mente le può tenere un po' sotto scacco, hanno proprio voglia di darsi, di offrirsi, no? E dicono ma come faccio, cosa posso fare, no? Vediamo perché sono stanche con 9 di bastoni. Il mondo, sono stanche perché sanno che un ciclo della loro vita si è compiuto e spesso i vecchi schemi possono ritornare alla memoria. Possono anche essere stanchi di una certa distanza tra loro e qualcuno, di una certa separazione, di tanti lutti, tra virgolette, che hanno attraversato, quindi un po' da una prospettiva da vittima che da mago, no? Però qua le vedo che con gli amanti, fammi delle intenzioni con gli amanti, la torre che ti ho detto, qua c'è stata una rottura importante per loro, che le sta portando a scegliere veramente con il cuore, o c'è stato un cambio molto forte nella loro vita emozionale che le sta portando veramente a scegliere con il cuore. Cos'è la torre? Rompere le vecchie strutture, ciò che non funziona più. Cos'è che non funziona più? Non funzionano più le cose non autentiche. Vediamo le azioni che faranno col 3 di denari. Asso di denari, loro faranno proprio azioni concrete volte a cooperare e collaborare con l'altra persona, chiunque l'altro sia, anche se a volte la mente può fargli qualche sgambetto. Vedo anche dei femminili che fanno azioni nel riversare la loro passione nelle attività concrete. Riversano il loro amore, la loro passione nelle attività concrete, ponendo dei germogli importanti che coltivati porteranno grandi frutti. Ok, grandi frutti. Vediamo l'8 di spade. Che ti ho detto, qua c'è l'imperatrice nascosta dietro
alle gabbie della mente. Loro vogliono essere riconosciute, amate, apprezzate e avere il potere nelle mani. La mente le può bloccare in questa settimana, però è solo, scusami, è solo una gabbia mentale. I femminili hanno capito che facendo ciò che vorrebbero che gli altri facessero a loro, dalla prospettiva di mago, realizzano tutto ciò che vogliono. Con l'imperatrice qui. Che l'imperatrice è il paggio di denari. Molti femminili fanno qualcosa, riversano questa energia in movimento nelle attività pratiche e lavorative. Pratiche nella loro vita pratica, mi spiego, e quindi questa imperatrice del paggio di denari mi dicono che loro faranno fruttare la loro essenza erotica, che è energia procreativa, nella materia, che significa anche prendersi più cura di se stesse, vedendosi bellissime o bellissimi, e avere anche molta cura dei propri progetti, quindi si prenderanno molta cura di loro stesse, e questo porterà anche l'altro a farsi specchiare, no? Se quello che dai a te ricevi dall'esterno, perché la realtà è uno specchio. Vedo femminili che investono la loro energia creativa, che è dovuta anche ad allearsi alle proprie emozioni di tristezza, di abbandono, nella vita pratica, realizzando un amore di sé anche sotto forma di questioni pratiche che le porteranno a consapevolizzare che stanno lavorando bene su loro stesse. C'è una grande imperatrice qua. Fammi mettere un'altra. Guarda, la giustizia, prenderanno delle decisioni nette che riguarda il loro amore di sé, e questo le porterà delle soddisfazioni in ambito pratico, anche lavorativo. Ci sono dei femminili, se ti trovi da questa parte, che ci sono delle questioni lavorative, anche dei piccoli semi che vengono messi, che hanno già in sé una grande quercia. Anche questioni legali, burocratiche, ciò che è legato alla giustizia, vedo. I femminili sono potenti proprio nell'ambito del riconoscimento del proprio valore, ok? Sì, quindi la storia che stanno raccontando adesso tutti gli arcani delle due energie, partendo per esempio dall'energia maschile, mi dicono, quindi riassumendo, che l'energia maschile nel suo cuore c'è un sogno, che è questo 10 di coppe, il desiderio di un amore che riempia, che appaghi. Però nella sua mente, nel 5 di coppe, si nasconde ancora una ferita di perdita, no? Questo 5 di coppe, un rimpianto, e nel chiarimento di questo 10 denari si svela la radice del dolore, cioè ha perso qualcosa che sentiva come una famiglia, un'eredità d'amore. Quindi il suo lutto è legato alla visione del per sempre che è stata scossa. Questo è. Però nel suo cuore che succede? Brilla questo sole, no? E con questo 2 di denari mi dice che c'è una lotta anche interiore. La luce è presente, ma la mente è altalena tra apertura e paura, tra il mi fido e il mi proteggo. È come se il cuore dicesse ama, e la mente ti rispondesse ma sei sicuro? C'è la solita solfa della mente, no? E infatti in questi giorni la sfida karmica è proprio la giustizia, e si chiarisce con il Cavaliere di Denari che dice: il maschile è chiamato a delle scelte coerenti e responsabili, non solo nell'ambito amoroso, qua credo, ma anche nella vita pratica, a portare avanti ciò che promette senza fughe. Cioè non basta sentire, occorre agire con integrità e costanza. Anche il fatto che non sia stato costante, no? E anche questi rimpianti. E l'offerta verso il femminile è il 9 di coppe, che è pieno di buoni propositi, però nel chiarimento col 3 di spade mi dice qualcosa non è guarito del tutto, la responsabilità emotiva, no? Le sue intenzioni sono sincere, però l'amore porta ancora la memoria del dolore. Può esserci paura di impegnarsi per non vivere quella ferita, e quindi la voglia di responsabilizzarsi prima internamente e poi impegnarsi. Quindi l'azione qua col 3 di spade, che me lo conferma quello che ti sto dicendo, è anche la lotta per non fuggire dal suo dolore e dalle sue responsabilità, che sono responsabilità inerenti proprio ad affrontare quel dolore. Si trattiene anche dal reagire di impulso, cerca di dominare anche gli istinti feriti,
con compassione e coraggio, mi viene proprio da dire, cioè un atto di trasmutazione interiore molto forte queste azioni che fa verso di sé anche nel confronto con l'altra persona. Prima verso di sé però, perché ti ho detto raggiunge una responsabilità emotiva qua. E cosa succede qua? Che il destino lo porta verso il 2 di coppe, accompagnato dal 4 di coppe, che c'è un incontro sacro possibile, assolutamente sì. Laddove vuole smettere di essere anche, di dire sì a ciò che non vuole. È preso ancora dalla delusione, diciamo, è preso dalla delusione anche dal confrontarsi con ciò che avrebbe potuto essere, perché ci sono un po' di rimpianti, no? Però il suo destino è l'amore. E qua mi dice che si aprirà agli occhi del presente e non ai fantasmi del passato. Ok? Vedo un atto di responsabilità emotiva molto forte qua per il maschile. Sì. Riassumendo qua il femminile, cosa abbiamo? Anche lei ha un 5 di coppe, chiarito con l'8 di coppe. Cosa vuol dire questo? Che il dolore del femminile è legato a qualcosa che ha dovuto lasciare. Sebbene l'amasse ancora quella cosa lì, o quel percorso, quella persona, è un abbandono consapevole, ma doloroso. C'è una rinuncia che l'ha fatta crescere, ma che ancora magari gli può far male. E nella sua mente cosa succede? Che brilla questo 4 di bastoni chiarito con l'8 di bastoni. Cioè lei sogna un'unione stabile, una casa, una celebrazione d'amore e sente che sta arrivando in fretta questa cosa. Ha proprio la percezione che qualcosa si stia muovendo ed è pronta a ricevere. Tant'è che questo è confermato anche dal Cavaliere di Coppe col 7 di Coppe, no? Ci sono sogni, visioni, anche confusione in queste in confusione in queste visioni. Mi dice che lei ha tanti desideri insieme, tante immagini nel cuore, non sa magari ancora quale sia quella vera, teme di scegliere quella sbagliata, no? Ma non esistono scelte sbagliate, perché lo sbaglio non esiste. Non possiamo imparare ad andare in bicicletta se non siamo caduti 1000 volte. Quindi cosa succede? Che la sfida karmica chiarita con il mondo, il 9 di bastoni chiarito con il mondo, ha passato tante prove. È stanca, lo so. E ora si trova alla fine di un ciclo karmico potente. La sua lezione è chiara qui. Lascia andare la paura della battaglia eterna, eterna. Sei arrivata alla soglia della liberazione, ti dice questa accoppiata qui. Quindi cosa succede al femminile? Che le sue intenzioni poi succede che sono guidate proprio dagli amanti. E il chiarimento della torre mi dice che lei vuole amare, ma deve rompere una struttura interiore o esterna. Forse può essere un vecchio legame, questo legame è qui, una vecchia connessione, una vecchia idea di se stessa o del maschile. L'amore che cerca non può nascere in una casa vecchia, la scelta richiede il crollo per rinascere, questo è. E qua succede che nelle azioni il 3 dei denari, chiarito con l'asso ai denari, bellissimo, diventa proprio desiderio concreto di costruzione sacra, di un nuovo inizio materiale, di qualcosa che sia tangibile, reale, condiviso, vuole creare, non solo sognare. Quindi le sue azioni, no? Lei sta nell'azione in questa settimana e come vi dico sempre, quando state nell'azione state nello spazio dove non si accumula karma. Cioè, vi ricordate il video fallo appena sveglia? Shrim, Paramesvari Svaha. Stare nell'azione permette di non accumulare karma. Cioè, non stare troppo nel pensiero, 8 di spade. E questo farà. La sfida che lei sfida le sue stesse resistenze ai pensieri, no? Quindi mi dice che l'energia finale di quest'otto di spade è come se apparisse come una triplice benedizione. Perché? L'imperatrice, il paggio di denari e la giustizia. Lei si libera, o meglio, può liberarsi da ciò che la blocca. Cioè, lei alla fine torna in sé, nella propria pienezza creativa, l'imperatrice, guarda al futuro con apertura, il paggio di denari, e ristabilisce verità e equilibrio karmico con la giustizia. Cioè, questa è una chiusura di ciclo potente, un risveglio sacro. È un risveglio sacro. Mi viene in mente quando stiamo sott'acqua, no? Che poi non c'è più aria, poi e poi riemergi. Ecco, questo è il senso. Quindi il racconto tra queste due energie, il maschile e il femminile, in questa settimana è come se camminassero accanto l'uno all'altra senza toccarsi,
ancora, senza fondersi ancora, ma i loro mondi interiori si riflettono come fossero due lune nello stesso specchio d'acqua. Questa immagine mi viene. Lui porta ancora nel cuore un sogno, ma è ferito. Cerca un amore che nutra, ma è ancora diviso tra passione e paura. Il suo viaggio è quello della guarigione attraverso la verità, attraverso la scelta di restare presente anche quando fa male. Il suo cuore ama, ma i suoi occhi devono imparare a vedere ciò che è ora e non ciò che è stato. E cosa succede poi dalla parte del femminile? Lei ha visto crollare torri, ha camminato scalza sulle macerie, ma ora è pronta a scegliere davvero, a costruire, a diventare madre del nuovo. Ha dentro di sé la fine di un ciclo e una nuova visione che si prepara a nascere, ma prima deve liberarsi dai propri condizionamenti, dalla gabbia mentale e credere nella propria bellezza e nel proprio valore. Quindi il viandante e la custode del mistero sono entrambi vicini all'amore, ma devono ancora guarire dal ricordo del dolore. Qua è un ricordo del dolore, non è dolore, vero? È un ricordo del dolore. Quindi il destino li chiama all'incontro. Come li chiama all'incontro in questa settimana? Li chiama all'incontro con presenza, lucidità, coraggio e verità. Quindi nella misura in cui c'è questo incontro qui, quindi avrete a che fare con maschile e femminile, no? Ci sarà presenza, lucidità, coraggio e verità. Quindi mi viene da dire che se per esempio ti sei riconosciuta, dimmi dove ti sei riconosciuta o riconosciuto, più l'energia maschile o femminile? Se per esempio ti sei riconosciuta l'energia maschile o riconosciuto l'energia maschile, questa settimana sei chiamato a non voltarti più indietro. Il passato ha insegnato, ora si cammina. L'amore ti aspetta, ma serve che tu apra gli occhi sul presente e che tu scelga con chiarezza senza rimanere sospeso nel dolore. Cioè il tuo cuore sa già la verità, agisci con forza e con tenerezza. Questo mi sta dicendo se ti sei ritrovata da questa parte. Se ti sei ritrovata l'energia femminile ti dice: hai già attraversato il fuoco, ora puoi finalmente essere te stessa. Non temere di scegliere l'amore, anche se per farlo dovrai lasciare andare vecchie certezze. La tua bellezza sta rifiorendo, non sei più prigioniera, ma sei madre del nuovo mondo. È bellissimo, è bellissimo, profondissimo e stupendo, stupendo veramente. Wow. Bello, comunque stanno uscendo delle cose pazzesche, pazzesche, pazzesche. Adesso vediamo come si rapportano i maschili nei confronti del femminile con i miei potentissimi oracoli lui-lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo un po'. Con questa consapevolezza del maschile, il maschile nei confronti del femminile. Eccola, è saltata, voleva saltare. Vedi quando ti arrendi? Utilizza le parole di Gabriele D'Annunzio per dirti questo. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Cioè, non è che quando è bello io mi fermo e quando è brutto me ne vado. Qua abbiamo dei maschili che si fermano, che vedono la bellezza anche laddove c'è una certa dose di tristezza o quella sana malinconia, mi viene da dire, e mi richiama proprio la forza sul 3 di spade. Cioè il coraggio di sentire il proprio dolore dentro di sé e anche con l'altro. Saremo l'uno accanto all'altra. Non scappo davanti al dolore perché vedo il potenziale attraverso il viaggio sotterraneo che faccio grazie al dolore.
che tu mi specchi come ombra, dice il maschile. Bellissimo, bellissimo. Cos'altro? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Allora, qua ci sono dei maschili che hanno consapevolezza del fatto che l'amore è proprio come ti ho detto prima, quasi fosse la fine della frase di prima, no? Non scappo quando è bello, cioè quando le cose cambiano, che sono tristi le cose, o sono difficili, mica scappo, altrimenti non è amore. Cioè c'è maschile che vuole dare presenza, presenza, come la sfida che li chiama a fare, presenza in tutti i cambiamenti. Cos'altro? Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Quindi qua ci sono dei maschili che ardono, bramano la figura di qualcuno perché sei tutto ciò che ha sempre desiderato. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Qua ci sono, sento energie potenti maschili, ragazze e miei ragazzi, energie molto consapevoli, boom, così, forti, Bello, bellissimo veramente, bellissimo veramente. Vediamo adesso, adesso ci facciamo i segni zodiacali, no ragazze e ragazzi? Dai, ok. Allora, ci facciamo tutti i segni zodiacali, ci togliamo queste, allora, anzi, stoppo la camera così le sistemo, Allora, abbiamo sistemato in questo modo, in modo tale che adesso mettiamo tutti i 12 segni zodiacali, come interagiscono con l'energia precedente. Allora, partiamo dai segni di fuoco, i segni d'aria, i segni d'acqua e i segni di terra. Allora, Ariete, Leone, Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, Pesci, aspettate, fammi mettere questo di qua così. Allora, siamo arrivati ai pesci, mettiamoli così. Cancro, Scorpione, Capricorno, Toro e Vergine. Allora, si vede? Sì, forse mettiamo un po' più in qua. Allora, anche qui, ok, facciamo un bel respiro profondo, vediamo come si incontrano tutti i segni zodiacali da guardare il vostro Sole, Ascendente, la Luna e Venere, ok? In questa settimana con le energie generali. E partiamo. Come si intrecciano le energie in questa settimana per tutti i segni? Ok, ok. Partiamo dall'Ariete. Che bomba! Regina di bastoni, qua sei pronta o pronto a incendiare la scena. La regina di bastoni qui è l'eco diretta dell'imperatrice del femminile che è uscita prima, magnetica, decisa, centrata. In questi giorni l'energia del femminile dentro di te, anche se sei uomo, è sovrana. Potresti attrarre un maschile ancora in guarigione, che riconosce in te il calore che cerca, ma anche la forza che teme. Quindi i possibili incontri sono
possibili ritorni karmici per alcuni di voi, qualcuno attratto dalla tua luce come una falena alla fiamma. Allora, quello che devi fare è chiaro: non sacrificare il tuo fuoco per scaldare chi non sa reggere la tua intensità. Te lo ripeto, non sacrificare il tuo fuoco per scaldare chi non sa reggere la tua intensità. Sciamanicamente parlando, ti dico, usa il fuoco del cuore per bruciare la nostalgia. Danza davanti allo specchio, nuda, nudo, onora la dea che sei, il Dio che sei. Io non mi spengo per essere accolta, io illumino e chi ama resta. Va bene? Potentissimo, ragazzi miei. Ragazzi, sì. Leone. Re di bastoni, portentone. La tua energia maschile è al massimo splendore, che tu sia uomo o donna non importa, è l'azione, no? La tua energia maschile è al massimo, quindi il maschile che abita in te, com'è? Sicuro, consapevole, ma stavolta chiamato a scegliere con onestà. Quindi ti dico solo una cosa: la passione senza verità non basta questa volta. Chi ti sta accanto vuole coerenza, ok? Quindi potresti incontrare in questa settimana un femminile, anche se è un uomo, potresti incontrare un'energia femminile, ripeto, anche un uomo può essere questa energia femminile che puoi incontrare, che è forte e spirituale e può entrarti nel cuore. Ma se hai paura del confronto profondo, potresti viverlo come sfida invece che dono. Mi spiego? Ti sto integrando le due energie che sono uscite prima. Quindi sciamanicamente parlando ti dico: accendi un fuoco dentro di te, fallo ardere questo fuoco, chiedi allo spirito cosa desideri davvero, fatti guidare, perché è tempo per te di leadership consapevole. Mi viene in mente questa cosa, come se il tuo archetipo dicesse, no? La mia fiamma non brucia più per dominio, ma per visione. Ora guido il mio cuore, non l'orgoglio. Ora guido il mio cuore, non l'orgoglio, che poi è la mente. Ok, bello. Vediamo il Sagittario. E qua abbiamo un 7 di coppe. Il tuo cuore è pieno di sogni. Ma quanti sogni sono veri per te? Allora, ti trovi nel punto della custode del mistero, dell'energia femminile qua, no? Quel 7 di coppe che è uscito prima nell'energia femminile. Allora, ciò che senti è reale, ma le immagini che proietti possono essere distorsioni del passato per te in questa settimana. Quindi questa carta ti dice: non confondere un eco con una chiamata. Quindi puoi avere degli incontri in questa settimana che sono degli incontri ideali. Cioè, in questa settimana ti dico, hai degli incontri con chi ti rispecchia, ma potrebbe non restare. Quindi ascolta la tua pancia, non solo gli occhi. Ascolta la pancia, non solo gli occhi. Cioè, se hai la possibilità di farti un bagno a mare, perché ti dico questo? Perché devi lavorare con l'elemento acqua, con le coppe qua. Medita con l'elemento acqua. Un bagno a mare in un lago, anche nella vasca con il ghiaccio però, perché se fa caldo, anche nella vasca va bene. Medita con l'elemento acqua. Perché ti vedo farti un bagno a mare, vedo questa immagine di te come se le onde portino via le illusioni e mostrino la perla vera. Questo è. È come se il tuo archetipo ti dicesse: scelgo il sentiero che mi libera, non quello che mi incanta. Va bene? Scelgo il sentiero che mi libera e non quello che mi incanta.
Sì, ok. Vai sul video Magia Pratica 13, quello delle formule psichiche, che non mi ricordo tutte quelle che ti ho messo, perché sto cercando di una formula psichica per te in questo momento. Però, siccome devi farti guidare dall'intuito, vedi quelle che più ti suggestionano, quelle che più puoi pronunciare come formula psichica oppure come mantra in questa settimana. Magia Pratica 13, ok? La seconda parte. Mm. Vediamo l'acquario. Il mondo abbiamo qua. Tu sei la fine e l'inizio, il ciclo che si chiude. Questo rispecchia perfettamente il 9 di bastoni chiarito dal mondo che è uscito nella parte femminile. Come dice che hai attraversato tante prove e finalmente sei pronta o pronto a lasciarle andare. È una settimana, ecco, per te è una settimana di liberazione karmica. Allora, mo ti dico una cosa. Per quanto riguarda gli incontri, questa settimana può essere un amore del passato che può tornare solo per salutarti, un amore che c'è stato, ok? Oppure ci può essere un incontro nuovo che si affaccia, però serve spazio e non confusione. Quello che mi viene da dire è: se ami, che sia nel presente, non guardare di là, no, guarda nel presente. Siamo in questa luna calante, l'approccio alla luna nuova. Sto pensando, allora, anche qui puoi fare il rituale con una semplice candela bianca che poi lasci bruciare. Scrivi su un fogliettino una formula psichica. Allora, io prendo ferma risoluzione di liberarmi da tutto ciò che non mi rende libera. Io prendo ferma risoluzione di liberarmi da tutto ciò che non mi rende libera o libero. Bruci il foglietto sulla candela, lasci la cenere sul piattino dove hai messo la candela, poi la cenere me la butti nella terra, mai nel water, in modo tale che la terra ti dia il radicamento madre terra per questo nuovo compimento. Ok? Qua tu ti spogli dei ruoli, danzi nuda qui nella verità, sei intera, sono nuova, sono nuovo. Va bene? Ok. Vediamo adesso gemelli. Asso di spade, verità. Questa è la tua medicina in questa settimana, verità, verità. Ti trovi tra le due energie come il maschile e il femminile della stessa generale, che come il maschile deve agire con giustizia e come il femminile che vede crollare le illusioni. C'è quest'asso di spade. Ora tu taglia ciò che non serve più con lucidità e amore. Così ti vedo. Quindi per quanto riguarda gli incontri, io qua vedo che qualcuno potrebbe portarti un messaggio importante, asso di spade, oppure farti da specchio. Le parole saranno arma o cura. Scegli bene cosa dire. Va bene? Anche qui mi viene in mente una piccola pratica. Prenditi un foglietto e scrivi delle lettere non spedite, non spedirle, oppure scrivi delle parole che non hai detto, scrivi dei pensieri che ti liberano, fai parlare il tuo spirito, in modo tale che quando hai questo incontro, questo specchio, la tua parola sarà cura. Cioè, la frase oracolare per te è questa: dico la verità anche se la voce mi trema, taglio solo ciò che tradisce il mio cuore. Va bene? Se tu scrivi, prepari poi la manifestazione dell'incontro, quello che ti arriverà in modo autentico e risolutivo. Va bene? Ok. Vediamo bilancia. E qua abbiamo un bell'imperatore. Hai voglia di ordine qua, struttura, contenimento.
Allora, l'imperatore unito alle due energie principali che sono uscite prima, ti dice che in questa settimana il femminile è chiamato a fluire, il maschile a guarire. Quindi tu potresti cercare stabilità dove invece c'è trasformazione, quindi potresti rischiare di bloccare il movimento. Mm, allora qua mi dicono lavora sul radicamento, ma anche sul lasciare andare il controllo. Cioè per qua è come se volessi avere il controllo, però devi fluire, no? Allora devi respirare nella pancia, non solo nella testa, va bene? Non devi vuoi il controllo qui, però qua c'è, ripeto, il femminile che è chiamato a fluire e il maschile a guarire, e qua tu vuoi il controllo. Quindi ehm, devi lasciarlo andare il controllo qua. Devi respirare proprio dalla pancia. Sai che mi viene da dirti, sai la respirazione che facciamo nello yoga sciamanico, quella circolare, quella che immette quanta più aria possibile nel miglior tempo possibile, quella che fa così, solo dalla bocca. Ecco, questa respirazione qui aumenta i livelli di energia mentre stai facendo questo transito. Quindi il mio suggerimento è fare questa respirazione più volte al giorno. Mm? Quindi qua io vedo che potresti incontrare un amore forte, deciso, ma che non lascia tanto spazio. Oppure puoi essere tu stessa troppo rigida o rigido. Quindi dice apriti invece alla vulnerabilità utilizzando anche la respirazione circolare. Ok? Sì. Ok. Vediamo adesso pesci. Il matto, quanto amo il matto, guarda. Il tuo cuore vuole saltare, il tuo cuore vuole fidarsi, vuole rischiare. Qua l'energia femminile in te ha appena chiuso un ciclo, il mondo, se ti ricordi, e ora può rinascere il matto. C'è un unico appunto: non scappare dai sentimenti per paura del dolore. Potresti incontrare in questa settimana delle persone, incontri freschi, nuovi, anche improvvisi. Però questo dipende da quanto sei disposta o disposto a lasciarti sorprendere senza perderti. Va bene? Guarda, ti do alcune pratiche in questa settimana. Fai un piccolo viaggio senza meta. Dici, che vuol dire? Non lo so, esci con la macchina. Esci, senza meta. Fatti guidare dall'intuito. Oppure esci con la macchina, vai in un bosco e vai a piedi. Cammina, osserva, segui un segno, quello che tu vedi un segno, tutto è simbolo, no? Tutti i segni sono dei simboli che ti riportano a un significato più profondo dell'invisibile. Segui un segno. Perché ti dico questo? Perché lo spirito in questa settimana vuole parlarti nel caos. Fai queste pratiche qua. Esci senza meta, segui un segno, senza meta intenzionale, mi spiego? Fai questo e vedrai che ti sorprenderà da morire con questa carta qui. Perché per te la frase oracolare in questa settimana è non ho più bisogno di sapere tutto, mi fido del mio salto, mi fido della mia fede. Ok? Ci sono delle novità per te in questa settimana, pesci. Poi mi farai sapere come spesso mi scrivete. Vediamo adesso. Pesci, cancro. E qua abbiamo un 3 di bastoni. Guarda, qua vedo che tu stai guardando avanti, no? Ricordiamo che nell'energia femminile è uscito il dolore del 5 di coppe, però tu te lo metti alle spalle qui. Come per il maschile, qua tu vuoi ricominciare, ma stavolta con più visione, con più dignità. Il tuo cuore è aperto, però è prudente. Quindi qua, come incontri, io posso vedere delle nuove opportunità che stanno arrivando. Se sei pronta o pronto a ricevere senza paragonare, potresti vedere l'inizio di qualcosa di solido. Guarda che ti dico. Potresti fare sciamanicamente parlando un rito di apertura, cioè anche un biglietto di benvenuto al destino. Ok? Fai questa cosa che è bellissima, io l'ho fatta, è stupenda. Metti una candela bianca, magari nel giorno di luna nuova, non mi sto ricordando quando è,
una candela bianca vicino alla finestra, lascia che si consumi la candela bianca e un biglietto di benvenuto al destino. Benvenuto destino, ho fede in te. E lasciala bruciare. È un rito bellissimo. È un rito bellissimo. Va bene? Sì. Ok, vediamo adesso Scorpione, 2 di bastoni. Guarda, ti trovi nel punto di scelta qui, guardi al futuro, però una parte di te è ancora agganciata a ciò che non è stato. Quindi l'energia del maschile, ti ricordi nella stessa generale, ti invita a prendere una direzione chiara, anche se fa paura. Quindi qua in questa settimana potresti avere un incontro del passato che può riaffiorare, ma solo per confermare che non è più il tuo sentiero, va bene? Perché il nuovo ti aspetta qui con i 2 di bastoni, ma devi chiudere davvero con l'ambivalenza. Sì, è come se dicessi in questa carta: il mio futuro nasce da una scelta e io scelgo la mia verità. Quindi potresti avere un incontro o un ricordo del passato, o una cosa che ti ricorda il passato per dire che quello non è più il tuo sentiero. Vedo che ti apri al nuovo, però con un'immagine del passato che arriva per dire no, non è più quella la mia cosa, ok? Sì. Ok, vediamo adesso Capricorno. Attenzione agli autoinganni, ragazze e miei ragazzi. Capricorno, 7 di spade. Allora, la parte maschile dentro di te sta guarendo da un'antica delusione. Però il rischio è che tu cerchi scorciatoie o ti nasconda dietro delle maschere per non affrontare il cuore. Questo è questa carta per te, unendo le energie di prima. Quindi a livello di incontro ti dico che qualcuno potrebbe non essere del tutto trasparente con te, ma prima ancora sei tu a esserlo con te stessa, non trasparente. Mi spiego? Cioè la sfida in questa settimana è abbandonare la strategia per abbracciare l'autenticità. A livello sciamanico qua mi viene da consigliarti o un bagno a mare anche a te, o un bagno nel lago, nel fiume, oppure proprio un bagno a casa, sai che puoi mettere dentro del sale, un bagno con del sale, con delle erbe o degli oli essenziali tipo lavanda, ehm, incenso, lavanda, ok? Poi ti fai questo bagno, 6-10 minuti e poi ti lavi con l'acqua normale dopo perché c'è il sale, va bene? È un rito proprio purificatore che lavora sul campo astrale. Mm. Perché per te la frase oracolare in questa settimana è proprio: quando tolgo le mie maschere il mondo mi riconosce. Questo è. E sappiamo che simbolicamente quando facciamo dei gesti tutto è un rito e diamo un certo significato a quel rito, poi siamo la manifestazione della bellezza, no? Mm. Ok, vediamo adesso Toro, il 6 di denari. Allora, qua hai bisogno di equilibrio, hai bisogno di reciprocità, dare e ricevere con grazia. Come la giustizia nell'energia maschile, se ti ricordi, qua tu chiedi relazioni giuste che ti nutrono senza consumarti. Attenzione però a non dare troppo per paura di perdere. Guarda che ti sto dicendo. Attenzione a non dare troppo per paura di perdere. Va bene? In questo modo ricevi il giusto. Quindi a livello di incontri, in questa settimana ti dico una cosa, potrebbe o rientrare una relazione karmica oppure manifestarsi una relazione karmica, ma il nodo sarà la bilancia, cioè dai quanto ricevi? Ricevi quanto meriti? Perché questo è un vecchio ricordo del tuo passato animico. Mm? Quindi per te la frase oracolare è proprio: dono con amore, ricevo con grazia. Non ho più squilibri, solo armonia.
Quindi ripetiti questa affermazione durante la settimana. Dono con amore, ricevo con grazia. Non ho più squilibri, solo armonia. Va bene? Perché il punto per te negli incontri in questa settimana è questo. Ok. Vediamo un po'. Concludiamo con la nostra Vergine. E qua abbiamo un 5 di bastoni. Lotta interna. Il cuore vuole andare, ma la mente lo trattiene. Tipico, tipico. Allora, il femminile che è in te è già l'imperatrice, come visto nella stesa generale. Ma una parte teme ancora il giudizio, il confronto, l'errore. Quindi questa carta ti dice: sciogli la tensione, non devi vincere. Non devi vincere, devi fluire. E come si riversa questo negli incontri che avrai in settimana? Un confronto può emergere, anche un confronto acceso con qualcuno, ma se lo attraversi con il cuore aperto, ti porta la verità e la liberazione. Ricordati che in questo confronto non devi vincere, devi fluire. Tu sei già l'imperatrice, anche se sei uomo. Per una parte di te teme il giudizio, il confronto. Ricordati che tu sei sul tuo trono. Allora, mo ti dico una cosa. Sciamanicamente parlando, quando troviamo queste situazioni di tensione, noi facciamo la danza sacra con l'amante mistico. Quindi io ti dico, fai movimento, balla in questa settimana, balla, danza, urla, libera il corpo. No? Il conflitto non va risolto, va espresso. La guerra è contro le nostre stesse resistenze al darci a quelle paure. Il conflitto va espresso, è energia, quindi balla, danza, mettiti delle danze di tamburi, sciamaniche, fatti mezz'ora, 3/4 d'ora di queste danze, mettiti la tua cappa magica, come vi ho insegnato nel rituale di yoga sciamanico, sul viso, mettitela proprio sul viso, come faccio io quando mi copro il volto, no? E la sensazione della cappa magica che senti all'abbraccio del tuo sposo mistico e balla, danza con questi balli rituali. Vedrai, poi me lo scrivi, che cosa ne esce quando tu mi finisci questa danza. Sarai in un campo di forze che imparano a danzare insieme. Farai l'amore col tuo amante mistico e quando ti trovi ad avere questi incontri sarai un'imperatrice, ok? O un imperatore. Wow, ragazze mie, ragazzi, è stato un viaggio stupendo, meravigliosamente stupendo, meraviglioso. Io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.